Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono di nuovo Dimitri Bellini e siete nel mio canale Quadratat, canale dedicato al mondo dell'open source ma appunto anche delle soluzioni IT in generale. E anche in questa settimana andremo a vedere qualcosa che non è il solito Zabbix, ma è giusto così perché mi sono reso conto che a volte alcuni concetti non sono conosciuti da tutti e quindi magari può essere d'aiuto anche a voi. Ma prima di tutto vi ricordo, magari se avete voglia, di iscrivervi al canale e chiaramente anche se avete bisogno di aiuto su Zabbix, abbiamo il nostro canale Zabbix Italia su Telegram, siamo già in tanti e quindi benvenuti. E andiamo subito alle mie fantastiche presentazioni su PowerPoint e oggi andremo a parlare di Nginx Proxy Manager. Allora, che cos'è? Non è niente di fantasmagorico, non è la rivoluzione del secolo, è un reverse proxy, ma che ci semplifica un po' la vita. Quali sono le sue caratteristiche principali? Le vediamo qua. Principalmente un reverse proxy deve fungere da che cosa? Deve permetterci di accedere a servizi web sfruttando magari un unico IP pubblico, ok? E quindi noi magari non esponiamo direttamente il nostro servizio web, ma lo gestiamo utilizzando appunto un intermediario che è proprio il reverse proxy. In più Nginx all'interno del suo container Docker ci permette di anche accedere ai certificati gratuiti di Let's Encrypt e ci permette di automatizzare il processo di rinnovo del certificato e anche della fase iniziale chiamata challenge per registrare il nostro nome dominio al certificato che ci fornisce Let's Encrypt. In più, chiaramente, è una cosa che secondo me è molto utile, sembra banale, ma devo dirvi la verità, usare i file di testo tutte le volte è fico, sì, infrastructure as a code, tutto quello che vuoi, ma è bello per chi sa che cosa sta facendo o chi ha fatto questa cosa. Se devi dare poi in mano a qualcuno un tool o delle configurazioni, è sempre difficile dirgli vai a vedere all'interno di questo file di configurazione o questi file di configurazione, cerca i parametri X e Y. È meglio sempre avere un'interfaccia web perché semplifica tantissimo anche per me, perché magari queste cose io le faccio ogni 6 mesi, ma vatti a ricordare fra 8 mesi cosa avevo fatto e perché l'avevo fatto in quel modo. Con un'interfaccia grafica mi semplifica la vita ed è senza dubbio veramente un plus non indifferente. E poi anche poter contare su tutta una suite, un unico componente che mi è in grado di assolvere tutte queste funzioni è sicuramente un plus. E in più, appunto, dicevo, è una istanza Docker, quindi all'interno del container abbiamo tutto ed è anche facile aggiornarlo. Detto ciò, il punto fondamentale è ma che cavolo ci serve un reverse proxy? Che non è un forward proxy, perché nell'accezione più comune quando si parlava di proxy dagli albori di internet era legato al fatto di poter sfruttare un oggetto intermedio per poter accedere alle pagine web esterne, ok? Quindi fungeva da cache, eccetera, eccetera. Ma non è la stessa cosa, qua è il processo inverso, ok? Quindi reverse proxy. Noi che siamo all'esterno e quindi digitiamo un nome di un dominio, quindi qua ho messo zabbix1.com, zabbix2.com e zabbix3.com, da appunto magari vari PC, abbiamo da raggiungere lo specifico servizio e quindi qua passiamo tramite internet e poi arriviamo al nostro reverse proxy che è in grado di capire qual è il dominio che stiamo cercando e reindirizzare verso il servizio interno corretto. Ok, come vedete qua Zabbix1 va all'appliance che si chiama Zabbix Web GUI 1 o 2 o 3, ok, in base a quello che è stato digitato nel browser del nostro client remoto. Quindi ci semplifica veramente tantissimo la vita e soprattutto appunto se noi abbiamo solo un IP pubblico e vogliamo esporre più servizi sfruttando il protocollo HTTPS abbiamo questo piccolo dettaglio, cioè non possiamo farlo se non
sfruttando un reverse proxy. Come dicevo, non è nulla di fantascientifico perché questa cosa si poteva fare con Apache. Nella fattispecie qua chi ha sviluppato Nginx Proxy Manager sfrutta Nginx perché effettivamente ha delle facility, ha delle caratteristiche peculiari Nginx che ci permettono di avere una flessibilità migliore, ok, di Apache. Quindi principalmente per quello. Però appunto nulla che voi non potreste fare anche installando Nginx, poi installando il client di Let's Encrypt, eccetera, eccetera, andando a comporvi voi tutto questo, tutta la soluzione, anziché utilizzare Nginx Proxy Manager. Uno dei problemi fondamentali però qual è? Che come funziona la richiesta dal nostro client verso reverse proxy, ok? Perché è un punto fondamentale, un punto cardine. Noi sfruttiamo, quando facciamo una richiesta tramite il nostro browser, noi andiamo a chiedere a un DNS server qual è l'IP che corrisponde al nostro FQDN, quindi al nostro nome del servizio. E quindi qua è molto importante questa parte perché chiaramente è l'unico punto in cui possiamo indirizzare la richiesta verso reverse proxy. Quindi per poter utilizzare un reverse proxy avete la necessità di poter accedere a un DNS server pubblico comunque privato, però che sia collegato, no, al mondo internet. E normalmente noi possiamo utilizzare o un entry di tipo A o una entry di tipo CNAME, magari con la soluzione CNAME più elegante perché potete definire più servizi, più nomi di dominio che puntano al nome di dominio principale, che in questo caso è quadrata.it, e poi tramite la direttiva record A gli diciamo che quadrata.it punta a un IP pubblico ben specifico, ok? Quindi è in questo modo che il nostro browser, dato un nome di dominio, riesce a indirizzare i pacchetti verso il reverse proxy corretto, ok? Una volta arrivato lì, poi ci penserà il reverse proxy a reindirizzare le chiamate verso il servizio o la macchina interna che noi stiamo usando. L'altro pezzettino del puzzle per poter ottenere un certificato HTTPS è appunto Let's Encrypt. Let's Encrypt che cos'è? È alla fine un ente no profit che rilascia certificati che hanno una scadenza, quindi non hanno una scadenza lunghissima, ma mi sembra che sia 90 o 120 giorni. Quindi il problema fondamentale di questa soluzione è che dovete rinnovarla periodicamente e questo vi aiuta di nuovo Proxy Manager. Perché utilizzare Let's Encrypt? Perché appunto vi fornisce dei certificati veri, no? a tutti i sensi, e gratuiti per tutti. Questo non è sempre scontato. Prima di Let's Encrypt l'unico metodo era pagare un certificato a un ente autorizzato, il che non era proprio economico, e per magari dei siti interni o per anche giocare come facciamo noi o per provare delle soluzioni, pagare tutte le volte un certificato era comunque abbastanza oneroso, ma soprattutto ci vincolava anche a un numero ben specifico di nomi di dominio che potevamo attivare, perché altrimenti dovevamo pagarli tutti. E questo, l'utilizzo di Let's Encrypt, ha facilitato tantissimo anche l'utilizzo del protocollo HTTPS per i servizi web, perché prima tutte le volte alla fine si diceva vabbè, non importa, è HTTPS e un certificato self-signed, cioè firmato localmente. Nel browser avevamo il simbolo, no, che ci diceva che non era verificato questo certificato, e vabbè, però andava bene così. È chiaro che non era molto elegante, non era molto sicuro. Sicuramente con Let's Encrypt tutto è stato notevolmente accelerato, questo utilizzo di certificati veri e propri. Quindi questi erano i fondamentali passi per poter utilizzare
un certificato e sfruttare gli HTTPS reverse proxy all'interno della nostra infrastruttura. Quindi queste qui erano tutte le varie componenti. Come andiamo a installare il nostro Nginx Proxy Manager? È facile, c'è un Docker Compose file, come vedete qui richiede pochissime informazioni, abbiamo da definire 3 porte, la porta 8080 che è quella che viene utilizzata per fare la challenge, viene chiamata così, quindi la verifica del certificato con Let's Encrypt, e quindi quando serve attiva la porta 80 Nginx per fare questa procedura di rinnovo o di registrazione del nuovo certificato. La porta 81 è puramente fine a se stessa, fine all'utilizzo dell'interfaccia web di Nginx, e la porta 443 chiaramente è la porta che vogliamo utilizzare, che è la porta standard del protocollo HTTPS, quindi ci servirà per ricevere le chiamate che avvengono dai nostri browser remoti e poter poi instradare internamente verso i servizi che abbiamo, che vogliamo esporre verso l'esterno. Dopodiché abbiamo bisogno di 2 volumi, uno data che allora di base nella funzione, cioè nell'installazione quick sfrutta una specie di SQLite, ok? Quindi tutte le informazioni che andrete a salvare all'interno dell'interfaccia web di Nginx Manager saranno salvati appunto in questo formato. Va bene, non va bene, non è il massimo, perché? Perché se avete poi tanti siti vi consiglio di utilizzare un MySQL, perché è molto più performante, è un database a tutti gli effetti e quindi agevola tantissimo la risposta e anche la fruizione dell'interfaccia dell'Nginx, ma anche poi della risoluzione delle richieste dall'esterno verso l'interno. E poi c'è una directory dedicata ai certificati Let's Encrypt, niente di particolare. Quindi è molto semplice. Dopodiché Docker Compose app-d e ci permette di tirar su il nostro container Docker, ed è facile, a questo punto possiamo poi collegarci tramite l'interfaccia web di Nginx Manager. A questo punto vi faccio vedere appunto alcune informazioni. Intanto la pagina ufficiale di Let's Encrypt, se volete dare un'occhiata, capire meglio come funziona, ve lo consiglio anche solo per curiosità personale e per capire che cosa offre Let's Encrypt. La pagina ufficiale invece di Nginx Proxy, dove andrete se volete, ad approfondire i contenuti che vi sto facendo vedere io adesso, e anche c'è tutta la configurazione per tirar su il servizio in modalità quick, full, quick è quella che vi ho fatto vedere, oppure quella full con più componenti in gioco, con MySQL, eccetera. E quindi qua avete tutti i dettagli che vi possono essere utili per poi configurare Nginx Proxy Manager. E qua invece abbiamo il nostro Nginx Proxy Manager installato, ok? Vi faccio vedere magari prima dalla console il mio Docker file, quindi questo è il mio Docker file, .yaml, ok? Vedete che è praticamente quello che vi ho mostrato all'interno delle slide. Dopodiché, appunto, lanciando il comando docker compose andremo a tirar su il nostro, adesso giustamente non trovo compose, eccolo qua. Con questo comando andrò a tirar su il mio container, in questo caso lui dice guarda c'è già, quindi non lo devo neanche tirare su, perfetto. E una volta attivato il container, come vedete qua adesso ce ne sono più di uno, perché poi vi faccio vedere i miei servizi esposti verso l'esterno, però questo qui è quello del proxy manager, quindi attivato con le varie porte che ci servono. Torniamo nell'interfaccia web e andiamo a vedere come andare ad aggiungere i nostri domini che vogliamo reindirizzare internamente. Allora, qua subito all'interno della dashboard avete avete 4 opzioni: proxy host, redirection host, stream e 404 host. Cosa vuol dire? E ritorno sulla mia slide, quindi torno qui.
In pratica Nginx Proxy ci mette a disposizione 4 funzionalità, ok? La proxy, che è quella che abbiamo già discusso prima, che ci permette di reindirizzare le chiamate esterne verso dei servizi HTTP interni, oppure la funzione redirection host, che ci permette invece di reindirizzare delle chiamate verso uno specifico dominio verso un altro dominio, ok? Può essere utile, dipende dai casi. La funzione stream, che invece può essere più interessante questa, perché non si basa solamente sul protocollo HTTP, ma va a fare forwarding di protocolli UDP o TCP che provengono da uno specifico dominio. Quindi è molto interessante se dovete esportare dei servizi che non siano solamente di tipo HTTP. E poi, vabbè, 404 è solo una customizzazione per i problemi di pagina non raggiungibile, quindi vi potete personalizzare una pagina dedicata per dire, ok, avete raggiunto un sito che è sbagliato, ok? Quindi può essere utile anche questa funzione. Ritorniamo nel browser, quindi se noi andiamo a vedere come creare i reverse proxy, sceglierò proxy host. In questo momento, come vedete, ho creato 2 entry. Una che mi va a portare al servizio remotely e l'altra che mi va a portare al servizio dell'interfaccia web del mio Zabbix. Come l'ho creato? È molto facile, ho fatto add proxy host. Qua ho messo il nome del dominio, quindi nella fattispecie era zbx1.quadrata.it. Chiaramente questo dominio dovrà essere definito, come dicevo prima, come CNAME o come ANAME all'interno di un DNS server. Okay? Poi forward host, e qua dovete mettere l'IP su cui noi dovremmo forwardare, quindi reindirizzare le chiamate che arrivano dall'esterno verso l'interno, e poi la porta, e quindi la porta del servizio che viene esportato verso l'esterno. Normalmente la GUI dello Zabbix è sulla porta 80 e magari la vostra macchina è la 168.56, ok? Quindi questo qua è l'IP pubblico, scusate, l'IP privato interno, la porta 80. Ecco, mi stavo dimenticando lo schema, cioè come esponete il servizio internamente, o HTTP o HTTPS. Normalmente lo Zabbix gira in modalità HTTP, ok? Ci sono poi delle opzioni del protocollo HTTP o delle opzioni in generale che potrebbero esservi utili, tipo Cache Assets o Block Common Exploit o l'utilizzo dei WebSocket. E poi se questo dominio è accessibile pubblicamente o meno. Altre cose fondamentali sono la creazione del certificato, quindi mi muovo qua all'interno del tab SSL e gli dico richiedi un nuovo certificato, forza l'utilizzo della connessione SSL, eventualmente abilita l'HTTP2 support, e poi qua dovete mettere la vostra email, confermare che siete d'accordo con i termini del servizio di Let's Encrypt, e lui andrà a fare la famosa challenge con Let's Encrypt per creare il nuovo certificato. Una volta fatto, comparirà questa entry. Qua vedete che è verde perché vuol dire che sta funzionando in questo momento, e quindi se io punto il mio browser su zbxquadrata.it, magicamente track arriverà la mia interfaccia di Zabbix. Veramente molto molto semplice come funzione, e come potete vedere diventa anche molto facile da gestire in futuro questo reindirizzamento, perché avete tutto qua davanti, non dovete impazzire con file di configurazione, cose molto complesse. Qua avete anche un audit log per capire che cosa e chi ha fatto determinate cose all'interno di Nginx Proxy Manager, perché volendo potete avere anche più utenti e gestire in maniera come se fosse un team di lavoro l'Nginx Proxy Manager. Esiste anche la possibilità di fare cose molto più complesse, noi le abbiamo fatte sfruttando questa parte qua, Advanced, scrivendo delle configurazioni custom Nginx per fare veramente delle cose molto molto più complesse, ed è molto utile perché anziché appunto avere sbrodoloni di file distribuiti in giro, è tutto accentrato qua dentro, e ve lo consiglio tantissimo. Detto ciò,
Spero che anche questo video sia stato di vostro interesse. Se avete delle domande da fare, prego, fatele qua sotto nei commenti e ci vediamo la prossima settimana di nuovo con, spero, un interessante video, magari su un altro tema, e ne ho già uno in testa. Vi ricordo il canale Zabix Italia su Telegram e niente, un salutone da Dimitri. Ciao a tutti.